Ebbene ragazzi, oggi costruiremo una mini saldatrice a punti per costruire pacchi batteria al litio. Abbiamo preso su Amazon questo schedino dove ci andrà il cicalino, eccolo qua, lo metteremo qua. Poi c'è un condensatore da 2200 UF 25 volts, due cavi con terminali, con uccelli. Questi qua serviranno per funzionare questo tipo di nickel sulle batterie, e poi i cavi di alimentazione, e poi useremo una batteria, come potete vedere, di 12 volts 20 ampere. Ed ora vedremo passo passo come costruire la nostra mini saldatrice, anzi puntatrice diciamo, più che saldatrice. Bene, la prima cosa che faremo, andiamo a mettere il nostro condensatore. Benissimo, meno, andiamo a metterlo nel meno, ok, lo mettiamo così, pieghiamo un po' questo, poi il nostro cicalino, il lato più è segnalato dal cartoncino sopra, quindi sulla scheda andiamo a mettere più e meno. Benissimo, adesso prenderemo, a ordinare regolarmente dei prodotti di uso quotidiano, allora, a tracciare le spedizioni, ad aggiungere elementi alla tua lista della spesa e rispondere alle tue domande sul prodotto. Per iniziare, devi poter ed ecco qui che si è attivata anche Alexa. Alexa, stop! Ci mancava anche Alexa. Benissimo, non lo so se si vede bene, c'è uno spessore sotto per lavorare un po' meglio. Ok, facciamo così, prendiamo il nostro stagno, benissimo, ok, abbiamo soldato il nostro condensatore, adesso ci dedichiamo al nostro cicalino. Spessore, altrimenti non viene bene. Ok, abbiamo realizzato la nostra saldatura, come potete vedere. Adesso andiamo a tagliare i cavi in più, i piedini in più che sono rimasti. Prendiamo il nostro tronchesino ed ecco fatto, e il primo lavoro è fatto. Benissimo, ok, una volta montato il cicalino e il condensatore, prendiamo il cavo positivo che è in comune con il cavo positivo della saldatrice, del punzone insomma. Prendiamo il nostro dado, andiamo a montare, ecco fatto. Invertiamo perché dall'altro lato mettiamo, ci mandare il cavo da questa parte. Io l'ho isolato con il termorestringente per essere sicuro che non facciamo danni. Lo tengo fermo con la pinzetta.
Ok, abbiamo messo il primo, adesso prendiamo l'altro, sempre l'ingresso della corrente è questo, ci mettiamo il nostro cavo, il solito dado, facciamo attenzione che i cavi non toccano vicino ai transistor degli EBO, e diamo una bella stretta. Ok, e la stessa cosa facciamo per l'altro punzone. Ok, allontaniamo da vicino al transistor e serriamo il tutto. Ok, adesso nella convezione c'era anche il termorestringente per isolare i nostri punzoni. Prendiamo un accendino, va benissimo, e lo riscaldiamo. Facciamo da un lato e anche dall'altro. Con una pistola a caldo, un buono, quello per sverniciare, sarebbe meglio. Con un accendino ci vuole più tempo. Benissimo, facciamo da quest'altra parte, in modo che si restringe per bene. Ok, abbiamo fatto il primo, facciamo la stessa cosa per il secondo. Iniziamo così. Ok, va benissimo così. Ok, più che bene. Abbiamo finito il primo passaggio. Bene, adesso passiamo alla batteria. Ok, prendiamo i nostri dadi, il meno, benissimo. Ho preso anche dei cappuccetti per isolare il tutto, che poi rimetteremo così. Va bene, però per adesso non li utilizziamo, che dobbiamo fare prima i nostri test. Quindi colleghiamo il positivo. Il positivo, il negativo, ho detto il positivo, va bene, colleghiamo il positivo adesso. Ok, benissimo, diamo uno stretto. Vi ricordo che se allungate i cavi, anche se i cavi sono grossi,
diminuiscono, ci sarà una diminuzione dell'amperaggio. Questa scheda c'è scritto che funziona, questo schedino, ed ecco il nostro lavoro finito, funziona dai 50 A a scendere sotto, quindi vi raccomando. Benissimo. L'ho caricato, vediamo un po' cosa succede. Ebbene amici, queste sono lamelle di nickel, le sovrappioniamo uno sull'altro e vediamo se funziona. Ok. Ebbene amici, come potete vedere, ha dato. Quindi abbiamo provato la nostra saldatrice. L'ho messo a 4 di potenza. Ok. Ebbene, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e ci sentiamo alla prossima.